Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come potete vedere, l'errore dell'asciugatrice Over E04. Ho fatto una ricerca su internet, non ho trovato granché, per quanto sulle lavatrici questo errore si riferisce a un problema di carico acqua o di pompa o di persostato. Mentre invece per quanto riguarda l'asciugatrice non ho trovato un granché, al che su alcuni siti indica un problema del selettore. Ho anche scaricato il manuale dell'Over di questo modello, potete vedere che il modello è uguale, ma non ci sono i codici di errore. Su questa pagina mi dice annullamento e zeramento del programma, tenendo schiacciato per 3 secondi il tasto avvio. Ecco, mi ha annullato l'errore. Proviamo a schiacciare l'avvio di nuovo e si ripresenta l'errore E04. Vado a spegnere. Allora, voglio puntualizzare una cosa, che questo manuale l'ho scaricato direttamente dal sito Over mettendo il codice prodotto. Adesso, scaricando il manuale, non si ha accesso ai codici d'errore dell'asciugatrice e questo mi rincuore, perché non si può scaricare un manuale dove non ci sono i codici d'errore. Tra l'altro gruppo Over e gruppo Candy sembra che siano la stessa cosa, ed effettivamente anche questa asciugatrice, come la Candy, non si può rimuovere il pannello laterale perché è tutt'uno con il retro, guardate un po'. Quindi in pratica bisogna smontare tutta l'asciugatrice, uguale alla Candy, non cambia niente. Va bene, dai, procediamo allo smontaggio. Proviamo a schiacciare di nuovo invio e di nuovo errore E04. Adesso ha zerato, proviamo. Ok, è partita, però poi subito dopo si è fermata con l'errore 04. Sto cercando di capire quale possa essere il problema prima di smontare tutto. Sul display non escono le 2 ore che di regola dovrebbe uscire, esce direttamente l'errore 04. Allora, guardate un po', provo a mettere il primo programma, sul display non compare niente e mi esce direttamente l'errore 04, ancora prima di schiacciare il pulsante di avvio. Provo a resettarla un po'. Guardate, adesso è comparso il programma di 2 ore. Allora, adesso sembra che il selettore stia funzionando bene, è rimasto a 3 ore, quindi credo che abbia problemi il selettore. Ecco, adesso è passato a 3, eccolo qui, errore E04. Effettivamente su internet diceva che è un problema del selettore dei programmi, però voglio verificare bene prima di smontare, che non vorrei smontare a casaccio. Proviamo a dare avvio. Vediamo se va in errore. Guardate un po'. In questo momento sembra che stia funzionando bene. E04.
Allora ragazzi, ho smontato il selettore, questo qua, questo marrò. Ci sono dei ganci ad incastro in cui viene via questa parte marrò, all'interno c'è una schedina in cui il selettore va a cambiare posizione. Bene, ho smontato, ho pulito questa schedina e adesso sembra andare bene. Guardate un po' se giro la manopola. Metto da questo lato così potete vedere il programma che cambia. Prima non lo faceva e sembra che l'errore non lo dà più. Quindi è bastato pulire la schedina che si trova dentro questo selettore con alcol isopropilico. Proviamo ad avviare. Ok, sembra che l'errore non lo dà più. Andiamo a stoppare, proviamo un altro programma. Proviamo questo. L'errore non lo sta dando più. Allora smontiamo nuovamente il selettore. Ricordiamoci sempre di togliere l'alimentazione prima. Ok, per smontare il selettore è abbastanza semplice, e quest'altro connettore che in pratica è quello che dà l'errore E04, e questo è il selettore. Vi faccio vedere dove si trovano i ganci. Eccoli qua. Possiamo andare anche sul banco, vi faccio vedere come si smonta. Allora, per smontare il selettore bisogna fare leva su questi gancetti qua, in questo modo. E viene via. Togliete questa rotellina. Dopodiché bisogna rimuovere questa schedina. Bisogna stare attenti a non rompere i ganci. Ok, guardate un po', questa è la schedina. Bisogna testare tutte le resistenze e poi con alcol isopropilico bisogna fare una pulizia sui contatti. In questo modo, in pratica, ci mettiamo un po' di alcol isopropilico con un cotton fioc, andiamo a pulire per bene. Se avete un microscopio potete anche andare a verificare le piste, potete farlo anche con uno straccio, pulire per bene, anche con uno spazzolino, come preferite, vi è più comodo a voi. Ok, adesso rimontiamo tutto. Io ho anche alzato leggermente questi gancetti, questi qua li ho alzati leggermente in modo che vanno a
a strofinare per bene sulle piste. Ok, rimettiamo la schedina. E poi provate, qui non ci deve essere gioco, su questa asticina non ci deve essere gioco, ok? Quindi deve essere perfettamente salda. Qui abbiamo un relè che va poi a chiudersi sulla 220 volt, ma comunque questo selettore lo trovate anche su internet come ricambio, quindi potete comprarlo come ricambio, non costerà tanto. È giusto per fare il video e farvi vedere che il problema stava su questo selettore. Bene, andiamo a rimontare tutto. Ok, perfetto. Possiamo vedere che i programmi adesso funzionano perfettamente. Ok, vi ricordo che per resettare il programma basta tener premuto il tasto play per 3 secondi e si resetta il programma. Ok, togliamo l'alimentazione e montiamo tutto. Bene ragazzi, come potete vedere l'errore non lo dà più. Effettivamente su internet avevo trovato che è un errore dovuto al selettore. A differenza della lavatrice errore E4, parlando sempre di over o candy, si riferisce al persostato dell'acqua oppure alla pompa dell'acqua. Comunque in questo caso abbiamo risolto ripristinando il selettore. Anche questa asciugatrice è riparata. Il video finisce qua. Vi ricordo sempre di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati. Azionate la campanella in modo che vi arrivino le notifiche. E da Mimo Refrigerator questo è tutto. Un abbraccio a tutti e ci vediamo ad un prossimo video.